Bentornati nella soffitta di Pippo, il posto dove riapriamo vecchi cassetti, ritroviamo volti dimenticati e riportiamo alla luce storie che meritano attenzione. Oggi parliamo di Ombretta Piccioli, un nome forse meno celebrato di altre dive, ma perfetto per la nostra soffitta. Concorsi di bellezza, cinema misterioso, fotoromanzi lancio, edicole anni '80 e quel fascino popolare fatto di sguardi, copertine e storie sentimentali lette tutte d'un fiato. Prima di cominciare lasciate un like, iscrivetevi al canale e scrivetemi quale altra protagonista dei fotoromanzi o del cinema italiano vorreste rivedere qui, perché in soffitta la memoria non prende polvere, al massimo si rifà il trucco e torna in scena. Ombretta Piccioli arriva dal Valdarno, zona toscana legata a Figline Valdarno, Matassino e dintorni. Non nasce come diva costruita a tavolino, ma come ragazza molto giovane che viene notata e si ritrova quasi all'improvviso nello spettacolo. Il primo passaggio importante arriva nel 1982, quando vince Miss Teenager. All'epoca non era solo una fascia, poteva diventare un trampolino tra agenzie, provini. Il suo nome si lega presto a una vicenda cinematografica particolare, Liberate Emanuela, film del 1984 diretto da Gianni Crea e ispirato alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Qui bisogna usare delicatezza, perché parliamo di uno dei misteri italiani più dolorosi. Ombretta, giovanissima, viene scelta per interpretare una ragazza che richiama proprio Emanuela. Secondo varie ricostruzioni, la somiglianza colpì molto, anche per quella fascia tra i capelli, che rimandava subito all'immagine della ragazza scomparsa. Ma Liberata Emanuela non ebbe una vita normale. Fu visto pochissimo, venne sequestrato e nel tempo si è trasformato quasi in una leggenda del cinema italiano. Si parla di copie sparite, master distrutti e ricostruzioni difficili da verificare. Non un semplice film dimenticato, quindi, quasi un fantasma su pellicola. E al centro c'era Ombretta, catapultata in una vicenda enorme, più grande del set e della sua stessa esperienza. Il vero successo popolare, però, arriva con i fotoromanzi, e qui entriamo in piena atmosfera da soffitta. Le riviste lancio, con titoli come Kiss, Lucky, Sogno e Idilio, sono state per anni una fabbrica di sogni. Non erano semplici giornaletti, erano cinema fermo su carta, melodramma da edicola, storie d'amore, tradimenti, ritorni improvvisi, lacrime e primi piani capaci di dire tutto senza muoversi. Ombretta Piccioli in quel mondo funziona benissimo, ha un volto fotogenico, pulito, romantico, ma anche abbastanza intenso da restare impresso. Nel fotoromanzo lo sguardo doveva recitare più delle parole e lei aveva proprio quella presenza, vicina, familiare, ma luminosa. E diciamolo, oggi con 1000 filtri sembrano tutti protagonisti, allora bastava uno scatto sbagliato e addio magia. Lì servivano volto, presenza e mestiere. Le fonti ricordano ritmi intensi, persino un fotoromanzo a settimana, e collaborazioni con volti noti come Gordon Gray e Sebastiano Somma. Il fotoromanzo italiano era una specie di Hollywood sentimentale senza tappeto rosso. Niente premi internazionali magari, ma lettori affezionati e un rapporto diretto con il pubblico. Ombretta fu una di quelle presenze che si riconoscevano subito in edicola. Nel 1991 la ritroviamo nel film TVA Tutte le volanti, diretto da Romolo Guerrieri, regista noto agli appassionati di cinema italiano di genere. Doveva essere il pilota di una serie poi mai realizzata, e nel cast compaiono anche Simonetta Stefanelli, Cesare Bocci, Toni Palazzo e Massimiliano Pazzaglia. Un dettaglio interessante, perché mostra come Ombretta abbia attraversato cinema, televisione e fotoromanzo senza restare chiusa in un solo ambiente. Poi arriva il momento di cambiare vita. Secondo le fonti disponibili, Ombretta torna nel suo Valdarno, studia, si laurea e apre un bar a Figline Valdarno, l'Ombri Bar. Una scelta che non sa di sconfitta, ma di libertà. Dopo set, riviste e copertine, sceglie una dimensione più quotidiana, più vicina alle proprie radici. La sua storia è preziosa, proprio perché non è quella della diva celebrata ovunque. È la storia di un volto popolare, passato da un concorso a un film avvolto nel mistero, poi diventato presenza amata nei fotoromanzi. Ombretta Piccioli rappresenta un pezzo di cultura italiana che oggi rischia di perdersi,
edicole piene, lettori fedeli, copertine da conservare e nomi che magari non trovi nei grandi manuali. Ricordarla nella soffitta di Pippo significa rendere omaggio non solo a lei, ma anche a quel mondo di carta, sguardi e sogni popolari. Un mondo senza effetti speciali, bastava un volto, una storia e un lettore pronto a lasciarsi coinvolgere. Se questa puntata vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi alla soffitta di Pippo e scrivete nei commenti se ricordate Ombretta Piccioli nei fotoromanzi Lancio. E ditemi quale altra protagonista vorreste ritrovare nella prossima puntata.